cosa esiste oltre le savane, che tutti conoscono. Quali segreti custodiscono i deserti verdi, i canyon giganteschi e le rotte costiere, dove il tempo sembra essersi fermato. Il Sudafrica non è soltanto la patria dei safari, è un mosaico vivo di paesaggi nascosti, sculture naturali e luoghi che il turismo convenzionale non raggiunge mai. Benvenuti alle meraviglie del Sudafrica. Preparatevi a vedere ciò che le guide non mostrano, perché in questo documentario andremo molto oltre. Oggi, qui su Il nostro pianeta, sveleremo 10 luoghi così impressionanti che sembrano scolpiti a mano dallo stesso creatore. Un viaggio che inizia con montagne leggendarie e termina nel cuore pulsante della vita selvaggia africana. Vedrete pinguini dove ci si aspetta solo calore. Sì, pinguini in Africa. Vigneti maestosi nel mezzo di cime montuose. E incontri con elefanti in luoghi che sembrano sogni. Ma prima di arrivarci, siete pronti a lasciare la superficie ed esplorare l'invisibile? Allora respirate profondamente, perché ciò che verrà dopo può cambiare la vostra visione del Sudafrica per sempre. Il Sudafrica è una terra di estremi, un'orchestra geografica dove deserti, oceani, montagne e savane convivono in un unico ritmo. Situato all'estremità meridionale del continente africano, si estende per oltre 1.200.000 chilometri quadrati, con quasi 60 milioni di abitanti, distribuiti tra città vibranti e villaggi intatti nel tempo. Ma oggi non siamo qui per parlare dell'ovvio. Dimenticate per un momento gli itinerari turistici, i pacchetti di viaggio o le foto da cartolina. Da questo momento esploreremo le meraviglie nascoste del Sudafrica, luoghi che sembrano sussurrare segreti al vento e che rivelano più dell'anima di un paese, di qualsiasi monumento. Dall'imponente Table Mountain, che veglia su Città del Capo come un gigante addormentato, fino agli abissi colossali del Blythe River Canyon, dove la natura ha scolpito arte nella pietra viva. Dalle spiagge abitate dai pinguini alle rotte costiere dove il mare canta, su scogliere che sfidano la ragione. Vedrete il Sudafrica con occhi nuovi, perché vi riveleremo ciò che sta oltre le savane. Questo documentario è stato creato per voi che cercate più della bellezza, voi che cercate significato, voi che guardate con gli occhi, ma sentite con l'anima. E se avete già percorso il Marocco con noi nell'ultimo episodio, vi accorgerete che ogni luogo ha i suoi misteri custoditi. E ora è tempo di svelare quelli del Sudafrica.
Prima di proseguire, assicuratevi di essere già iscritti al canale Il nostro pianeta. Questo garantisce che continuiate a esplorare lo straordinario intorno al mondo con noi. Ora respirate profondamente e preparatevi per la prima destinazione di questa traversata epica, dove rocce si innalzano come mura di una civiltà ancestrale e ogni metro di altezza racchiude millenni di storia. Città del Capo, tra cime e memorie. A sud del continente africano, bagnata dalle acque dell'Atlantico e dell'Oceano Indiano, sorge una città che sembra scolpita con poesia, la maestosa Città del Capo. Con poco più di 4 milioni di abitanti, questo gioiello sudafricano si trova a circa 1400 chilometri dalla capitale Pretoria e a ogni curva rivela scenari che sfidano la logica. Dall'alto, una montagna piatta veglia su tutto, la Table Mountain, con i suoi 1086 metri di altitudine, domina il paesaggio come se proteggesse la città con braccia invisibili. Dichiarata una delle 7 meraviglie naturali del mondo, questa montagna è avvolta da nebbie improvvise, che i locali chiamano tovaglia da tavola. Una danza di nuvole che copre e rivela come per magia. Dalla cima della montagna la vista si apre come un quadro vivente, la città pulsa in basso, la baia brilla come uno specchio e l'orizzonte sembra non avere fine. Lì vicino, nella serenità del mare, riposa un'isola silenziosa, Robben Island, scenario di dolore, ma anche di resistenza e speranza. Fu in questo piccolo lembo di terra che Nelson Mandela trascorse 18 anni della sua vita, in prigionia, per aver lottato per l'uguaglianza. Oggi l'isola è patrimonio mondiale dell'UNESCO e simbolo di libertà. La traversata fino a lì dura circa 30 minuti di barca, ma attraversa secoli di storia. Un viaggio tra ferite profonde e la forza di un popolo che non si è mai piegato. Di ritorno sul continente, uno dei luoghi più vibranti della città è il V&A Waterfront, antico porto, trasformato in centro culturale, gastronomico e artistico. Caffè sul mare, negozi colorati, mercati all'aperto e il suono del mare che culla i ricordi. Un luogo dove il tempo rallenta. Ma forse ciò che rende la Città del Capo così indimenticabile non è ciò che mostra, bensì ciò che suscita. Un misto di nostalgia e meraviglia che resta anche quando te ne vai. Se sei arrivato fin qui, raccontaci nei commenti cosa ti ha incantato di più in questa prima tappa. La tua opinione aiuta il nostro canale a crescere e a creare documentari ancora più immersivi. E così ci congediamo dalla Città del Capo, ma non come chi chiude un libro, bensì come chi segna la pagina per tornare. Ogni strada percorsa, ogni aroma respirato, ogni sguardo condiviso si trasforma in un piccolo tesoro custodito dentro di noi.
perché certi luoghi non stanno solo nei ricordi, continuano a vivere, pulsando qui dentro. Ora respira profondamente, perché lasceremo le rive del mare e seguiremo verso l'interno del paese, dove le montagne diventano mura e il cielo sembra toccare la terra. Montagne Drakensberg, dove la terra tocca i cieli. La catena montuosa conosciuta come Drakensberg si estende per oltre 1000 chilometri, segnando il confine naturale tra il Sudafrica e il piccolo regno del Lesotho. Il suo nome proviene dall'olandese e significa montagne del drago, e contemplando le sue vette che fendono il cielo, è difficile non immaginare giganti addormentati sotto le rocce. Siamo nel parco Ukalamba Drakensberg, considerato patrimonio mondiale dell'umanità per la sua ricchezza ecologica e spirituale. Qui l'altitudine sfiora i 3500 metri. Valli profonde, pareti verticali, sentieri che serpeggiano tra abissi e cascate, un santuario naturale dove il silenzio parla più forte del vento. Tra gli scenari più surreali c'è l'anfiteatro naturale, una muraglia semicircolare di rocce, larga 5 chilometri, e una delle viste più impressionanti di tutto il continente. Poco sopra di esso si trovano le cascate Tugela, una cascata che precipita per 949 metri, una delle più alte del mondo. In inverno le montagne ricevono un tocco inatteso. Neve, sì, neve in Africa, un contrasto che emoziona e sorprende. La regione ospita anche arte rupestre lasciata dai San, gli antichi abitanti del sud del continente, pitture di oltre 4000 anni, che raccontano rituali, cacce e credenze ancestrali. Ogni tratto è una voce del passato che riecheggia tra le pietre e ci ricorda che anche di fronte all'immensità, l'essenza umana ha sempre lasciato il suo segno. Esplorare i Drakensberg è più che camminare tra le montagne, è una traversata interiore, un'immersione in paesaggi che suscitano silenzio e reverenza. Se questo documentario ti sta piacendo, lascia subito il tuo like. Questo ci mostra che vale la pena continuare a rivelare luoghi così nascosti, sacri, indimenticabili. Ora è tempo di scendere dalle alture. Proseguiremo verso la costa, dove la sabbia è bianca, le rocce sono tonde e gli abitanti indossano il frac. Spiaggia di boulders,
Pinguini sulla sabbia bianca. A circa 40 chilometri da Città del Capo, nascosta tra rocce tondeggianti e acque traslucide, emerge una spiaggia che sembra un dipinto delicato. Boulders Beach. Ma ciò che rende questo luogo davvero unico non sono solo le sue sabbie chiare o il blu turchese che accarezza le rocce, sono i pinguini. Sì, pinguini in Africa. Camminano con passi lenti e sguardi attenti, in mezzo al calore che contrasta con i loro eleganti abiti da sera. La specie che vive qui è il pinguino africano, uno dei pochi adattati al clima caldo. Sono arrivati intorno al 1982 e hanno formato una colonia che oggi supera i 2000 individui. Con la bassa marea si vedono intere famiglie tuffarsi, scivolando tra le rocce, in silenzio, come se danzassero alla luce del sole. I pinguini africani misurano circa 60 centimetri e possono vivere fino a 20 anni in libertà. I loro richiami suonano come il raglio di un asino, che ha valso loro il soprannome di pinguini asino. Si alternano tra tuffi rapidi e goffe passeggiate sulle rocce, ma ciò che colpisce di più è l'istinto protettivo verso i piccoli, una lezione di cura in ogni movimento. Boulders Beach svolge anche un ruolo vitale nella conservazione. Parte della Table Mountain National Park Marine Protected Area. Il sito ha accesso controllato per proteggere la colonia in costante crescita. Camminare su passerelle sospese permette di osservare senza interferire. Una lezione vivente di coesistenza tra uomo e natura. Simonstown, la città vicina, mantiene viva la storia nautica della regione, un contrasto affascinante tra tradizione e vita selvaggia. Nella riserva naturale di Boulders, il tempo sembra fermarsi. Il suono delle onde, il profumo del mare e il silenzio dei pinguini creano una pace che non si può spiegare. Forse questo è il vero miracolo del luogo. Non solo vedere animali selvaggi da vicino, ma imparare dall'armonia silenziosa che ci insegnano ogni giorno. La natura, quando ci permette di avvicinarci così tanto, ci invita anche ad ascoltare di più, a sentire, a respirare, a contemplare, in silenzio.
E lasciando Boulders Beach, la sensazione che rimane è quella di aver visitato un luogo sacro, un rifugio tra rocce e ali. Se sei arrivato fin qui, racconta nei commenti cosa ti ha incantato di più in questa destinazione. La tua partecipazione aiuta il nostro pianeta a crescere e a portarti in nuovi viaggi straordinari. Rimani con me, perché nella nostra prossima tappa le sabbie lasciano il posto alla savana e i passi delicati si trasformano in impronte potenti. È il momento di entrare nella terra dei giganti. Parco Addo, la terra degli elefanti giganti. Situato nella provincia del Capo Orientale, il Parco Nazionale Addo ospita la più grande popolazione di elefanti del Sudafrica. Sono più di 600 che vivono in libertà. Creato nel 1931, quando nella regione restavano solo 11 elefanti, il parco è diventato un simbolo di resilienza e della delicata arte di preservare ciò che è sopravvissuto. Oggi l'Addo si estende per oltre 1600 km quadrati, accogliendo una varietà di paesaggi che vanno dalla savana arida alle foreste dense e alle dune costiere. Ma è nei campi aperti, sotto il cielo infinito, che i giganti camminano, con passi decisi, ma pieni di gentilezza ancestrale. Gli elefanti dell'Addo hanno sviluppato comportamenti unici, sono più silenziosi, più cooperativi tra loro e molti sono nati lontano dalla minaccia umana. Camminare nel parco durante un safari è testimoniare la vita nel suo stato più puro e quando appare il primo elefante tutto rallenta, il tempo si ferma e il cuore ascolta. Oltre agli elefanti, l'Addo è l'unico parco al mondo a proteggere il cosiddetto Big Seven: leone, leopardo, bufalo, rinoceronte, elefante, squalo bianco e la balena franca. In una sola visita è possibile incrociare lo sguardo di predatori notturni e subito dopo vedere una balena che taglia il mare in lontananza. Uno spettacolo che sfida la logica. Dai punti panoramici sparsi nel parco, il silenzio è il dono più grande e il semplice gesto di osservare diventa un rituale. Lì, contemplare è una forma di gratitudine. Al tramonto, la luce si tuffa tra le chiome secche e i giganti dorati sembrano scomparire con l'orizzonte, ma la loro presenza rimane nell'anima di chi li ha visti. Se stai apprezzando questo viaggio, assicurati di essere già iscritto al canale, così continuerai a viaggiare con noi
e a sostenere questo progetto che mostra ciò che pochi riescono a vedere. Il Parco Addo ci ricorda che i veri giganti non fanno rumore, semplicemente proseguono cambiando tutto intorno a loro, con la leggerezza di chi porta secoli di saggezza. Gli scienziati del parco seguono le mandrie tramite GPS e studiano i loro schemi di migrazione. Dati come questi aiutano a creare piani di protezione per specie che ancora affrontano minacce silenziose. Molti visitatori raccontano un fenomeno curioso. Nel vedere un elefante da vicino si prova una sensazione strana, come se il mondo intorno svanisse e restasse solo quell'istante. Forse è perché loro ci guardano, senza fretta, senza giudizio, come chi ha già compreso tutto, e sceglie soltanto di essere presente. L'Addo non è solo un parco, è un promemoria vivente, che la grandezza può risiedere nel silenzio, nell'ombra o nel passo lento di un essere che porta il mondo. Ora lasciamo la polvere della savana alle spalle e proseguiamo verso campi verdi, dove la storia, il sapore e le montagne si incontrano in un unico calice. La nostra prossima destinazione fermenta da secoli. Stellenbosch, vini e montagne in armonia. A soli 50 chilometri da Città del Capo, tra montagne ondulate e un suolo fertile, nasce la più antica regione vinicola del Sudafrica, Stellenbosch. È fondata nel 1679 dai coloni olandesi, Stellenbosch è cresciuta all'ombra delle montagne Hottentots-Holland e ha fiorito tra filari di viti, tradizione e storia. Sono più di 150 cantine, disseminate tra valli verdi, strade fiorite e case coloniali preservate come acquerelli. Tra le più antiche c'è Groot Constantia, una tenuta vinicola con oltre 3 secoli di produzione continua, dove ogni sorso porta con sé il sapore di un'Africa maturata col tempo. Il vino qui non è solo bevanda. È linguaggio, è memoria allo stato liquido, è un rituale che inizia con la terra e termina dentro di noi. Il clima mediterraneo della regione, con estati calde e inverni umidi, favorisce uve come Cabernet Sauvignon, Merlot e Pinotage. Quest'ultima, simbolo nazionale dei vini sudafricani. Camminare tra i vigneti è un'esperienza quasi meditativa. Le foglie danzano con il vento e il sole ritaglia le montagne in fasce dorate, come se il creatore dipingesse in silenzio la sua etichetta personale.
Le cantine offrono molto più delle degustazioni. Sono esperienze sensoriali, pranzi all'aperto, giri in bicicletta tra i filari e abbinamenti che toccano il palato e la memoria. Stellenbosch è anche una città universitaria, un polo culturale vivace, dove gallerie, caffè e mercati convivono in strade alberate, tradizione e gioventù, fianco a fianco. Ma ciò che sorprende di più è come tutto lì sembri seguire il ritmo della natura. Nulla affretta il tempo, nulla travolge il sapore, tutto attende e fiorisce. Il tramonto sulle montagne tinge il cielo di arancio e viola e l'aroma dei vini si mescola al suono di risate e campane antiche. Un crepuscolo che sembra poesia. Ci sono luoghi che ci insegnano il tempo mentre passa, ma ce ne sono altri, come Stellenbosch, che ci insegnano a rallentare e a sentire il presente con più verità. Forse per questo i vini antichi hanno tanto valore, perché non raccontano solo ciò che è accaduto, ma tutto ciò che è stato sentito durante l'attesa. Se questo capitolo ti ha toccato in qualche modo, condividilo con qualcuno che ami esperienze profonde. Così ci aiuti a diffondere storie che meritano di essere assaporate con calma. Stellenbosch non è solo un luogo dove bere vino, è un luogo per ascoltare la terra, sentire il tempo e brindare alla delicatezza delle cose semplici. E come ogni buon vino, anche questo viaggio continua a maturare. Nella nostra prossima tappa lasceremo le valli tranquille per immergerci in uno dei più grandi canyon verdi del pianeta, dove la roccia disegna abissi e il vento scolpisce punti panoramici, un luogo dove la natura parla forte e il paesaggio ci lascia senza parole. Blyde River Canyon, il canyon verde dell'Africa. Nel cuore della provincia di Mpumalanga, nascosto tra montagne scoscese, emerge uno dei più grandi canyon del pianeta, il Blyde River Canyon. Con oltre 25 chilometri di estensione e pareti che superano gli 800 metri di altezza, è considerato il terzo canyon più grande del mondo e il più verde di tutti. Diverso dai canyon aridi dell'America, qui il verde domina. La foresta nativa avvolge gli abissi come un manto vivo, trasformando ogni curva in un portale selvaggio. Il fiume Blyde serpeggia sul fondo, scolpendo le rocce con pazienza millenaria. Il nome significa gioia, in omaggio al ricongiungimento di esploratori dispersi nel XIX secolo. E forse è proprio questo che si prova qui, gioia, ma non quella rumorosa, bensì quella che pulsa nel petto quando la natura ci restituisce all'essenziale.
Tra i punti più iconici ci sono i Tree Rondavells, formazioni rocciose che ricordano le capanne africane, tre giganti di pietra, custodi dei segreti della valle. Poco più avanti, la Finestra di Dio, un belvedere che si apre a più di 1700 metri di altitudine e offre una delle vedute più ampie di tutto il Sudafrica. Nei giorni limpidi è possibile scorgere persino il Parco Nazionale Kruger all'orizzonte lontano, una linea sottile tra la realtà e il sacro. Un altro punto che sembra uscito da una fantasia è il Burgslak Potholes, cavità circolari scolpite dalla forza dell'acqua, dove la geologia diventa arte viva. Camminare su questi sentieri è come attraversare le quinte del tempo. Ogni pietra racchiude ere, ogni cascata sussurra una storia ancestrale. Anche la biodiversità sorprende. Scimmie samango, antilopi, aquile e persino leopardi si aggirano tra le ombre della foresta. Qui tutto respira, tutto si muove, in armonia selvaggia. Se stai apprezzando questo viaggio, lascia un like a questo video. Ci aiuta a raggiungere più persone e a continuare a portare destinazioni così immense, inattese, indimenticabili. Al tramonto, la luce accarezza le scogliere con dita dorate e per alcuni minuti l'intero canyon sembra incendiarsi in uno spettacolo che sfugge alle parole. In quel momento diventa impossibile non tacere, perché la creazione parla forte e tutto ciò che possiamo fare è ammirare. Il Blythe River Canyon non si guarda soltanto con gli occhi, si sente con l'anima e rimane molto dopo la nostra partenza. Ora è tempo di lasciare gli abissi alle spalle e dirigersi verso le onde. Nella nostra prossima tappa, la costa si rivelerà selvaggia, sacra, indomabile. Preparati a paesaggi che sfidano il tempo e a storie raccontate dal mare. La costa che ruggirà davanti ai tuoi occhi è tutto tranne che prevedibile. Wild Coast, il ruggito delle onde sacre. Nel sud-est del Sudafrica esiste una costa che sembra disegnata dallo stesso oceano, la leggendaria Wild Coast. Con oltre 250 chilometri di estensione, questa fascia litoranea è segnata da spiagge remote, scogliere a picco e sentieri ancestrali che collegano villaggi a promontori. E qui il tempo non ha fretta, le onde si infrangono con furia, ma anche con saggezza, come se ogni marea fosse una preghiera in forma di schiuma. Una delle gemme della regione è il Hole in the Wall, un arco gigantesco scolpito a mano da un creatore che conosce la bellezza delle forme e il potere del passaggio.
Alcuni dicono che il suono delle onde lì non sia solo mare che batte sulla roccia. È come se la natura stesse raccontando storie di un tempo in cui tutto era puro e intatto. Il villaggio più vicino è Coffee Bay, un rifugio di pescatori, surfisti e viaggiatori in cerca dell'invisibile. Lì il semplice diventa grandioso e il silenzio ha un suono. Il popolo Xhosa, abitante ancestrale di questa costa, porta tradizioni che dialogano con il vento, con le conchiglie e con gli spiriti che abitano le rocce. Ogni curva del sentiero rivela un nuovo paesaggio, a volte selvaggio, a volte dolce, ma sempre profondamente vivo. Camminare qui è più che esplorare, è perdersi e accettare che non tutto ha bisogno di spiegazione. Alcune bellezze sono fatte solo per essere sentite. Se questo episodio ti ha connesso a qualcosa di più grande, lascia un commento con la parola mare. Solo questo, senza frasi, senza spiegazioni, solo mare. Al tramonto, le scogliere proiettano lunghe ombre sull'oceano e le onde continuano a infrangersi come se nient'altro importasse se non esistere. La natura non solo vive, si impone, e il mare non sussurra, ruggisce con l'autorità di chi modella continenti. E quando la luna si alza, le onde continuano il loro lavoro, come scultori notturni, creando, distruggendo, ricreando, in un ciclo eterno di creazione. La Wild Coast è più di una destinazione, è un portale verso qualcosa che abbiamo dimenticato, un luogo dove il corpo cammina, ma è l'anima ad arrivare per prima. Ora lasciamo l'oceano alle spalle e ci dirigiamo verso la strada, una strada leggendaria che attraversa foreste tropicali e rivela ponti sospesi sugli abissi. Preparati per una bellezza senza fine, perché nella prossima tappa ne conoscerai la strada più bella dell'Africa. Un percorso in cui ogni curva sembra condurre dritto all'impossibile. Garden Route, la strada più bella dell'Africa. Situata sulla costa meridionale del Sudafrica, la Garden Route si estende per oltre 300 chilometri. Collega Mossel Bay a Storms River in un percorso che sembra dipinto a mano. Questa rotta attraversa foreste tropicali, scogliere spettacolari, ponti sospesi e spiagge di sabbia dorata. È un luogo dove, in un solo giorno, puoi attraversare giungle intatte, esplorare grotte costiere e ascoltare il silenzio di valli profonde. Nel cuore della Garden Route si trova il Tsitsikamma National Park, un santuario di biodiversità, dove i fiumi incontrano il mare in gole di roccia viva. Qui c'è la famosa Storms River Mouth, uno degli incontri più cinematografici tra fiume e oceano, con ponti sospesi che oscillano sopra abissi naturali.
E se guardi con attenzione, vedrai delfini giocare tra le onde e, con un po' di fortuna, anche balene che migrano vicino alla costa. L'aria ha profumo di pino e di mare, e la luce che filtra tra le chiome degli alberi sembra passata attraverso qualcosa di divino. Uno dei punti più fotogenici si trova alle Knysna Heads, due enormi scogliere che custodiscono l'ingresso della laguna, come portali di un regno nascosto. Knysna è anche famosa per le sue ostriche fresche e per sentieri che svelano belvedere nascosti, dove il tempo sembra fermarsi solo per te. Percorrere questa rotta è più che guidare. È contemplare, è respirare profondamente, è ricordare che la strada può essere destinazione. E come tutto in Sudafrica, la Garden Route porta con sé storie millenarie di popoli, animali e venti che hanno visto passare le ere. Se questo tratto ti ha già impressionato, immagina ciò che sta per arrivare. A pochi chilometri ti aspetta uno dei luoghi più simbolici del pianeta. Preparati per un paesaggio dove il continente finisce e gli oceani si incontrano con forza e reverenza. Nel prossimo capitolo scoprirai il maestoso Capo di Buona Speranza. Capo di Buona Speranza, dove gli oceani si incontrano. All'estremità della penisola del Capo, a circa 70 chilometri da Città del Capo, si trova una delle mete più iconiche del Sudafrica, il leggendario Capo di Buona Speranza. Qui l'Oceano Atlantico e l'Oceano Indiano si incontrano in un abbraccio di acque turbolente, dove la creazione sembra manifestarsi in forma di onde e vento. Per secoli i navigatori hanno temuto questo capo. Era il limite tra il conosciuto e l'ignoto, il punto in cui le mappe finivano e iniziavano le leggende. Il Cape Point è la sua sentinella, un promontorio scosceso con un faro in cima che avverte i navigatori: qui finisce la terra. Le scogliere del Capo si ergono come mura, scolpite dal creatore per proteggere questo santuario naturale. La vista è travolgente e il vento sembra portare storie di secoli. La riserva naturale del Capo ospita antilopi, struzzi, babbuini e fiori endemici del regno floreale del Capo, un'esplosione di vita, dove ci si aspetterebbe solo roccia e mare.
È un luogo in cui il tempo cambia a ogni curva, dove le nuvole lacerano il cielo in pochi secondi e l'azzurro del mare rivela tonalità che sfidano qualsiasi descrizione. Guidando lungo la Chapman's Peak Drive, una strada panoramica scolpita nelle scogliere, capisci perché questo angolo di mondo è chiamato da molti fine della Terra. Ma forse ciò che colpisce di più non è il paesaggio in sé, ma ciò che risveglia in chi lo contempla. Un misto di umiltà, fascino e gratitudine per vivere su un pianeta dove il Creatore è stato così generoso nei dettagli. Se sei arrivato fin qui, controlla di essere già iscritto al canale, così ti assicuri che le prossime meraviglie facciano parte anche del tuo viaggio. E ora preparati, perché stiamo per raggiungere la destinazione finale di questa traversata, il luogo dove la savana respira e il cuore dell'Africa batte più forte. Nella nostra prossima tappa scoprirai il regno selvaggio del continente, l'iconico Parco Nazionale Kruger. Parco Nazionale Kruger, il cuore selvaggio dell'Africa. Situato nel nord-est del Sudafrica, il Parco Nazionale Kruger copre un'area di quasi 20.000 chilometri quadrati, uno dei più grandi santuari di fauna selvatica del pianeta. Qui non ci sono recinti né gabbie, solo il ritmo implacabile della natura, dove predatori e prede vivono una danza ancestrale di sopravvivenza. E qui è la casa dei famosi Big Five: leone, leopardo, rinoceronte, elefante e il bufalo. Animali che, anche a distanza, fanno battere il cuore. I safari nel Kruger non sono semplici escursioni. Sono esperienze che cambiano qualcosa dentro di noi. Quando gli occhi di un leone incrociano i tuoi, il tempo sembra fermarsi. L'alba al Kruger è uno spettacolo a parte. Raggi dorati tagliano le savane, rivelando le sagome delle giraffe e mandrie che si svegliano con il canto degli uccelli. Al tramonto,
Il cielo diventa una tela infuocata e il suono dei grilli, misto ai ruggiti lontani, ci ricorda che siamo in territorio sacro. Ma il Kruger è più degli animali. È un legame con la terra, è dove comprendiamo che ogni creatura ha un ruolo nell'equilibrio divino. Oltre 500 specie di uccelli, centinaia di rettili e una diversità di flora che sfida qualsiasi catalogo. Tutto questo coesiste in perfetta armonia. La grandiosità del Kruger non è solo in ciò che si vede, ma in ciò che si sente, nella riverenza che nasce spontanea davanti alla creazione vivente. Se sei arrivato fin qui, controlla di essere già iscritto al canale. Questo garantisce che le prossime destinazioni arrivino a te, sempre con qualità, verità ed emozione. Ma attenzione, perché sebbene il Kruger sia la fine di questo viaggio, è anche un invito a continuare a esplorare luoghi che sfidano l'ovvio. Forse, lungo questo percorso, hai capito che il Sudafrica è molto più delle savane. È uno specchio della creazione, uno scenario in cui Dio ha dipinto con la tavolozza più audace e ha lasciato la sua firma in ogni dettaglio. Dalle vette che toccano i cieli, alle acque che si infrangono alle estremità del continente, tutto qui pulsa vita e rivela un disegno più grande. Se questa traversata ti ha toccato in qualche modo, non tenerla solo per te. Condividi questo documentario con chi ama scoprire le meraviglie del nostro pianeta. E ricorda, questa è stata solo una delle pagine di un Atlante pieno di misteri e bellezze ancora nascoste. Qui sul canale Il Nostro Pianeta ogni episodio è un viaggio e ogni destinazione una nuova occasione per incantarsi. Quindi continua a esplorare con noi, perché il mondo è pieno di luoghi nascosti che ti lasceranno senza fiato. Oggi abbiamo immerso lo sguardo nell'anima selvaggia del Sudafrica. Ma non pensare che il viaggio finisca qui. La nostra prossima meta è proprio lì, dietro l'angolo dell'ignoto. E ti assicuro, non guarderai mai più il mondo allo stesso modo. Andiamo insieme? Se oggi abbiamo visto la giungla del Sudafrica, nel video precedente abbiamo attraversato il deserto del Marocco, dove città sacre, oasi nascoste e mura di sabbia celano segreti millenari. Quindi, dopo esserti immerso nella savana, che ne dici di tornare alle origini della civiltà? Clicca ora sul video che vedi sullo schermo. Parti con me per un altro viaggio tra le meraviglie del Marocco e scopri i 10 luoghi nascosti oltre il deserto. Ti aspetto lì. Scopri il straordinario in tutto il mondo. Un abbraccio e alla prossima avventura.